Oggi volevo recensire questa fototrappola della Togward, l'H85. Ho preso questa perché ha il wifi interno, ha un trigger time di 0,3 secondi e ha un sensore di 20 megapixel. Quindi per quello che devo fare io è eccezionale. Vediamo cosa c'è dentro. Un coupon, un libretto di istruzioni, bene. Qui c'è la fototrappola, la mettiamo da una parte per ora, la guardiamo dopo. Qui dentro cosa c'è? Una staffa da muro con i tasselli e il supporto orientabile. Vabbè, fa sempre comodo. Qua dentro ci dovrebbe essere il cavetto mini USB, vediamo un po', e anche la cinghia per poterla fissare a un albero. Infatti, questa è la cinghia e questo è il cavetto mini USB. Mettiamo da una parte la scatola che ora non ci serve. Questa è la fototrappola e ha due ganci a tenuta stagna di lato e dentro c'è il vano batterie, qui c'è un foglietto informativo, si tira questa cordicella, io ho già messo le batterie dentro, ce ne va 8, comunque uno le rompe le caricabili, comunque dura un parecchio. Qui c'è un interruttore a 3 posizioni, off, setup e on. Setup si entra nella modalità di impostazioni, diciamo, come potete vedere si è accesa subito. Il tasto on invece serve per quando viene fissata all'esterno la fotocamera ed entra in modalità fototrappola praticamente. Qua sotto c'è il vano per l'SD, la mini USB e qui sotto c'è il connettore per un'alimentazione esterna. Tante volte uno volesse fissare su un muro vicino casa e usarla come telecamera di sicurezza. Qui davanti c'ha il pannello a infrarossi per illuminare la notte, io ho già provato e fa una bella luce. Questi vanno tolti perché sono le pellicole di protezione. Questa fototrappola, a differenza delle altre, ha due sensori, come vedete, a destra e a sinistra, per avere un più ampio raggio di azione, perché se un animale viene da destra o da sinistra, lei riesce a catturare il movimento ed attivarsi lo stesso. Invece alcune hanno soltanto il sensore frontale e praticamente l'animale deve passare proprio davanti. Adesso vi faccio vedere la cosa più interessante di questa fotocamera, cioè l'app che riesce a comandarla direttamente dal cellulare. Una volta avviata basta accendere il Bluetooth, l'app riconosce quasi istantaneamente la fotocamera, si collega in Bluetooth alla fototrappola, si fa una scansione wifi per collegarsi direttamente in wifi. Adesso si prende il controllo di tutte le impostazioni della fototrappola direttamente dall'app dello smartphone, senza dover ogni volta aprire e chiudere lo sportello con i menu, i tasti e tutto il resto. Qui c'è tutte le impostazioni che la nostra fototrappola può avere. In più, con questa app si può scaricare direttamente nel cellulare le foto e video che registra. Ora vi faccio vedere un po' di impostazioni che si possono fare con l'app dedicata. Allora, intanto si può sia avviare una registrazione video, sia fare le foto direttamente dall'app. In più si può scaricare sia le foto che i video, come ho già detto, nel cellulare. Basta cliccare, dire salva e le invia direttamente nella memoria interna del nostro smartphone. Ecco, questa secondo me è la parte più comoda, perché da qui possiamo impostare tutti i vari settaggi della nostra fototrappola. Ad esempio, qui si può scegliere di effettuare foto, video o foto video quando il sensore si attiva. I megapixel. Ogni volta che il sensore fa attivare la fototrappola, essa può fare in più al video anche una o due o tre, quattro, cinque foto, o sette, quante ne vogliamo. Questa è la risoluzione del video che registrerà. Quando entra in modalità registrazione, qui si può scegliere il tempo che deve registrare. Io ho scelto 1 minuto, ma possiamo mettere anche 2, 3, 4 minuti. Il PR è l'intervallo
fra una registrazione e l'altra. Al termine della registrazione, se passa davanti un animale o una persona davanti al sensore, qui per 30 secondi non si attiverà. E tutto il resto, e tutte le impostazioni più classiche che si possono avere. Si può avvitare la fototrappola sia in verticale che orizzontale. E come ultima cosa vi lascio tutti i link in descrizione, le informazioni, e se avete qualcosa da chiedere scrivetemelo pure nei commenti. Alla fine vi lascio qualche secondo di registrazione sia notturna che diurna e un paio di foto per farvi vedere come lavora.